Buongiorno, sono Biosa Patrizio, presidente pro tempore dell'Associazione Beata Vergine Nulli Me Tollere, associazione che ha una caratteristica, un'associazione formata da vecchi massai e da agricoltori. Mi ritrovo qui all'interno della chiesetta di Predugnano, chiesetta campestre che nasce per volontà proprio dell'associazione. Nasce nel 1949 in prospettiva di quella che avvenne un anno dopo l'incoronazione. Una caratteristica molto bella e importante è che nasce sì per volontà dell'associazione, ma col contributo di tutta la popolazione. Tant'è vero che si lanciò un monitor per contribuire e tutti portarono chi delle pietre, chi delle donazioni varie, proprio per la costruzione di questa chiesa. Tanta era già allora la devozione verso la Madonna che tutti, ripeto, contribuirono con gioia. Nasce qua perché qua c'è un segno tangibile del passaggio della Beata Vergine nell'anno della sua apparizione. Tant'è vero che all'esterno della chiesa ci troviamo uno stelo con un masso grande dove c'è proprio l'impronta del piede della Beata Vergine. Per noi associazione o comitato, come utilizziamo noi normalmente chiamarlo, è un fatto molto importante, è un qualcosa di importantissimo questa chiesetta, al di là della dedica alla Madonna, perché segna in modo importantissimo l'inizio e la fine dei festeggiamenti del mese mariano, proprio quello dedicato alla Madonna. Inizio del mese che ci vede dedicare alla chiesetta, diciamo alla Madonna, al simulacro della Madonna qua all'interno, una fiacolata, una processione, un qualcosa di particolare. Per poi vivere tutto il mese, diciamo, rendendogli onore con delle visite, fino al giorno 26 maggio, che è il giorno dedicato proprio alla Beata Vergine, non li me tollere, laddove diciamo, i festeggiamenti sono concentrati nel santuario posto a Cappuccini all'interno del paese. Un giorno molto, ma molto importante perché si scioglie la processione in onore della Madonna, della Madonna anche se diciamo lei come madre lascia spazio a un qualcosa di assai più importante proprio nel giorno dedicato a lei. Tant'è vero che una caratteristica della processione che viene dedicata alla Madonna il giorno 26 è che non si porta in processione il simulacro della Beata Vergine, ma si porta il Santissimo Sacramento per le vie del paese. Diciamo, la Madonna diciamo, viene rappresentata diciamo, dalla bandiera del comitato che passa nelle vie del paese come segno che la madre sta accompagnando il proprio figlio e che diciamo, questo fa visitare tutte le case del paese. Arriviamo al 31 maggio, come ho detto poc'anzi la chiesa di Predugnano segna l'inizio e la fine del mese di maggio, arriviamo al 31 maggio e qua vediamo proprio la fine del mese mariano dedicato proprio alla chiesetta di Predugnano con una processione che viene fatta proprio d'inizio mattino a cui viene accompagnata la popolazione con la bandiera che rappresenta diciamo, l'associazione con la figura della Madonna. Dopo la celebrazione avviene all'interno del santuario della Beata Vergine in Cappuccini l'estrazione per il nuovo presidente che accompagnerà l'anno successivo e sosterrà i festeggiamenti in onore della Beata Vergine. Una caratteristica molto importante nella scelta del presidente è proprio il modo in cui viene estratto, in cui viene eletto. Tant'è vero che c'è un'urna dove all'interno ci vanno tutti i nomi dell'associazione, dei componenti dell'associazione che ci fanno parte. Ma attenzione, chi ha già fatto il presidente non potrà mai più avere questo onore. Quindi andranno all'interno dell'urna i nomi dei nuovi candidati con un biglietto che riporta il nome della Beata Vergine Anonime Tollere.
Al momento dell'estrazione del biglietto della Beata Vergine abbiamo il nome successivo è il nuovo presidente, segno che la scelta, oltre alla mano di chi butta dentro l'urna, di chi va dentro l'urna, è proprio per volontà della Madre Santissima. Madre Santissima che per tradizione noi amiamo e vorremmo che ogni anno in processione portassimo anche il suo simulacro, perché per noi sorsesi è molto importante la figura della Madonna. Ma per storia, non lo so, per culto religioso, per volontà dei frati o dell'associazione stessa, questo simulacro abbiamo l'onore soltanto di portarlo in processione ogni 25 anni o ogni giubileo che venga proclamato. Bene, io vi saluto tutti, vi ringrazio dell'ascolto e vi invito molto, ma molto volentieri a visitare la chiesetta di Predugnano, laddove siamo all'interno, la chiesetta dei frati minori cappuccini all'interno del Sorso, perché è veramente un gioiello di architettura e di santità.